Il titolo che ti consiglio oggi è Dredge, un videogioco di pesca pubblicato da una startup zelandese di credo circa 4 ragazzi che si chiama Black Salt Games e pubblicato da Team 17, un publisher che è tra i miei preferiti. Uscito nel 2023 per PC e per console e ne hanno fatto successivamente una versione per mobile. Dredge significa dragare, ma è anche un gioco di parole con dread, che significa terrore. Negli anni 30 dello scorso secolo, ormai scorso millennio, quindi stiamo parlando di circa 1930, si iniziavano a studiare in maniera più approfondita gli oceani, i mari e si scoprirono nuovi pesci e anche nella cultura di massa popolare si insinuò l'idea che i mari potessero essere casa di creature antiche, abissali, mostruose. All'epoca scriveva, quindi ti becchi anche oggi un consiglio letterario, un certo Lovecraft, che è un caposaldo della letteratura, vogliamo dire horror, per quello che poteva essere horror nel 1930. Nel 1931 scrisse Shadow over Innsmouth, che è un grande classico, e ha dato l'idea per tantissimi giochi. Mi viene in mente Conarium, mi viene in mente Darkest Dungeon, una marea. Ti consiglio di leggerlo perché così riesci anche a capire meglio le citazioni e avrai più consapevolezza anche nei videogiochi, perché alcune cose ritornano, vengono riprese. E Dredge fa proprio questo. È un gioco che si presenta con una grafica cartunesca di pesca, un gioco di pesca, quindi ci sono dei minigiochi in cui peschiamo il pesce, lo vendiamo, miglioriamo con i proventi la nostra barca. E fin qui sembra un titolo solido, ma chissà cosa. E già qui feci infatti il primo errore, perché quando lo guardai da qualche streamer per scegliere se giocarlo o no, mi fermai un pochino alla superficie. Poi lo giocai. Ci ho giocato con su un DLC tra l'altro e mi ha preso completamente. Non dico un capolavoro per non usare parole a sproposito, ma veramente un titolone. Personaggi ambigui, l'impressione che tutti abbiano qualcosa da nascondere, una storia che si dischiude a poco a suon di messaggi in bottiglia raccolti dai mari, dalle profondità marine, pesci mostruosi, talvolta mutati, che ogni tanto abboccano ai nostri ami o cadono nelle nostre reti. Una storia misteriosa che si va a dischiudere in atolli di giorno pacifici e di notte, la notte, c'è questo occhio, questa una tipo di meccanica del terrore che te la fa fare addosso. Perché? Perché di notte nei mari qualcosa è nascosto nelle ombre. Qualcuno cantava Fear of the Dark. Tutto il gioco ha questo ritmo chill, inquietante ma non pesante. La storia è veramente molto ben fatta e una cosa che mi è piaciuto molto è che ti dà il tempo di fare le cose. Fondamentalmente il nostro mestiere è raccogliere e vendere pesce e quindi quello puoi fare e il ritmo te lo scegli. Puoi far finta di non vedere quello che raccogli nei mari, rigettare la realtà, oppure cedere alla consapevolezza del terrore e indagarlo. La colonna sonora è fatta molto molto bene e ci ragionavo facendoci mente locale, effettivamente nei titoli più recenti i titoli migliori hanno tutti delle colonne sonore sopra la media come qualità, come ispirazione e questo non fa differenza, non fa eccezione. Nel 2003, quando uscì, vinse tanti premi e meritatamente. Non ti voglio dire più di tanto, più di questo, perché veramente è un titolo da goderti.
senza spoiler. Quello che ti voglio dire, appunto, il messaggio che ti voglio mandare è non fare l'errore che ho fatto io, non sottovalutarlo. Quando l'ho guardato, sì, lo metto nella lista, poi quando l'ho giocato ho capito che titolone era. Non costa tanto, quindi ha anche un prezzo buono, puoi anche aspettare visto che non è proprio nuovissimo, che magari abbia un qualche saldo, non lo so. Comunque è un titolo da non sottovalutare. Segnatelo, giocaci e poi fammi sapere di cosa ne pensi. A salut!